Pensate quante cose sono cambiate dal 1842 ad oggi. In 175 anni anche Riva ha cambiato le sue barche, però senza mai perdere fascino. Eccola, questa è la barca che proveremo oggi. È una delle più grandi della gamma Riva, la 76 Bahamas. I nostri fan e gli esperti di yacht noteranno certamente una notevole somiglianza con Riva 88 Florida. Dalla sorella maggiore ha ereditato anche l'elemento più caratteristico e straordinario, il top che trasforma lo yacht da open a coupé e viceversa. È di carbonio, leggerissimo e solido. Il sistema di movimentazione è anch'esso di carbonio. Su un'auto cabriolet, quando il tetto copre l'abitacolo, si ha solo un po' più di spazio nel bagagliaio. Qui si ottiene un'area living in più. Non è solo innovativo, è tecnologico, è fantastico, è utile, perché è come avere due barche. In effetti questa meraviglia è un po' più lunga di un'auto, esattamente 23 metri e 25 centimetri. Da qualsiasi punto di vista venga filmata, è spettacolare. Quando sei su uno yacht di questa dimensione, perdi il senso della dimensione. Qui è tutto così comodo che sembra ancora più bello. Non credo servano parole, sono le immagini che raccontano meglio di me questo ponte di coperta. In fondo, a cosa serve una barca? A navigare, e tra poco scopriremo le sue doti, ma anche a godersi il panorama, l'orizzonte infinito. Quindi è meglio che sia aperta, solare e che si possa chiudere solo quando serve. Se sei in mare aperto, stai bene all'aperto. Non ti viene voglia di scendere sotto coperta, a meno che non ci accolga un ambiente così piacevole. Nel punto migliore dello scafo, esattamente in posizione baricentrica, c'è la suite armatoriale. Lo stile dei grandi yacht Riva è inconfondibile. È difficile connotarlo, datarlo, non passerà mai di moda. L'acciaio e il bianco sono rispettivamente nautici e estivi. In uno sguardo d'insieme le finiture sembrano impercettibili, eppure fanno la differenza. Non ce ne accorgiamo, ma sono proprio i dettagli che rendono magnifico questo arredamento. Il bagno è diviso in 3 ambienti ed è stupendo. Sì, lo so, non si dovrebbe usare il marmo in barca, non è elastico, pesa moltissimo, ma quanto è bello questo Carrara! Nella VIP a prua domina il colore grigio antracite, molto elegante. I tagli geometrici degli arredi, delle finestrature, dello specchio, delle cornici scure a celino danno un tono deciso, quasi grintoso. La terza cabina ha letti separati e, come tutte le altre, ha il proprio bagno. Ma sotto coperta ci sono anche la cucina e una lounge molto accogliente.
Uno yacht così lungo, con un'altezza di costruzione così ridotta, non è soltanto sportivo, bello da vedere, è anche ideale per navigare. Con il baricentro basso è sicuramente più stabile di altre barche. Siccome c'è un risparmio di strutture, c'è anche un risparmio di peso e infatti bastano appena 2 motori da 1550 cavalli per spingerlo, ma su questo esemplare abbiamo 2 MAN da 1800 cavalli. Sono motori da 24.240 cm3 di cilindrata, 12 cilindri a V e iniezione diretta Common Rail Bosch. Per il 76 Bahamas hanno usato un sistema di propulsione tradizionale, una linea d'asse con invertitori V-Drive. Guardate che meraviglia questa plancia, anzi non ne ho una sola, ne ho 2. Controllo totale dell'imbarcazione dal posto di comando. Siamo a 1500 giri minuto, questa potrebbe essere una delle andature economiche, 20 nodi di velocità e il consumo è di circa 130 litri ora per motore. Diamo un po' più di gas, portiamoci a 1600 giri. Scivola meglio sull'acqua, abbiamo preso 2 nodi e il consumo è salito di poco, siamo a 280 litri ora totali. Il sedile di pilotaggio è alloggiato in una culla di vetroresina posizionata su un ponte di acciaio inossidabile, una soluzione molto originale, disegnata dagli stessi progettisti che hanno curato l'intera imbarcazione, l'Officina Italiana Design. Più do gas e più sento la risposta efficace di questo scafo. La coppia di questi motori è molto alta, oltre 6.000 Nm in un range ampio, da 1200 a 2100 giri minuto. Insomma, oltre alla potenza, c'è tutta la forza necessaria per spingere uno scafo di 55-60 tonnellate, dipende dal carico. A me piace questa come andatura di crociera, 1800 giri minuto, 400 litri ora totali, velocità 27 nodi. Ma la massima velocità di crociera di questi motori è a 2100 giri minuto. Diamo un po' di gas, oh come reagisce, che pronta che è, fantastica. 2100 giri minuto, 600 litri ora il consumo totale, ma la velocità è di 33 nodi. Era già successo con l'88 Florida e la stessa cosa sta accadendo qui sul 76 Bahamas. Sembra di essere al comando di un enorme motoscafo più che di uno yacht. È anche molto reattivo, è molto rapido, risponde così velocemente alla mia azione sulla manetta che dà entusiasmo. Ora, se hanno progettato bene le eliche e gli ingranaggi del riduttore, dovremo riuscire ad arrivare a 2300 giri minuto, il massimo regime di questi MAN da 1800 cavalli. Ci proviamo? Giù la manetta! (2270), 2280, i flap li abbiamo tolti completamente, 2300 giri minuto e la velocità è di 36 nodi. Il consumo 680 litri ora totale. Che comfort, in perfetto stile riva, naviga veloce senza essere aggressiva. È un po' come la sua livrea, è affascinante ma non ostenta la sua bellezza. Ora, dopo quello che avete visto e dopo i risultati di questa prova, come può non piacere il 76 Bahamas? Forse vi state chiedendo quanto costa? Beh, è difficile dare un prezzo preciso con la varietà di allestimenti e di accessori che si possono avere, ma posso dirvi che in Europa si parte da circa 4,5 milioni di euro. Ecco, forse ora vi piace un po' meno, ma considerate che la borsetta di Hermès della Lady che potrebbe salire a bordo di questo yacht
potrebbe costare 100.000 euro. Al confronto tutto questo lusso e tutta questa tecnologia sono economici.